Bentornati nel rifugio dove non ci affidiamo al caso, ma alla trama segreta del destino che unisce vite, scelte e sguardi. State guardando Celebrita dalla Turchia, l'osservatorio digitale che segue i movimenti delle stelle non solo sulle mappe, ma nel cielo invisibile del cuore umano. Se siete stanchi del rumore superficiale del ciclo di notizie e desiderate un racconto che rispetti le sfumature delle emozioni, della memoria e di quelle lingue d'amore che non hanno bisogno di suono, avete trovato la vostra casa. Oggi apriamo un dossier che riporta nello stesso fotogramma due figure amatissime della televisione turca, con una torsione narrativa che nessuno aveva previsto. Parliamo di Gökberk YLDRM e Cemre Arda. Nomi scolpiti nell'immaginario del pubblico da anni, percorsi divisi che improvvisamente sembrano riallinearsi. Tra un addio sussurrato, un volo verso l'Europa e una costellazione di fotografie disposte con precisione quasi geometrica, sta prendendo forma il primo grande enigma del 2025. È stata regia? Sincronia cosmica? O l'inizio, silenzioso e prudente, di un capitolo nuovo? Restate con me, decifreremo il non detto. Prima, però, assicuratevi il vostro posto nella nostra comunità. Iscrivetevi subito a Celebrita dalla Turchia, attivate la campanella per non perdere neanche un battito. E se volete sostenere un racconto indipendente, curato e appassionato, e accedere a teorie esclusive, cliccate su Unisciti. Il vostro supporto è il cuore pulsante di Celebrita dalla Turchia. Ora, entriamo nella luce d'inverno. L'architettura di una fuga non nasce da un boato, ma da un sussurro in una delle città europee più amate, dove la storia si incide nella pietra e l'aria vibra di una magia discreta allo scoccare della mezzanotte. È la stagione dei nuovi inizi, e sembra che Gökberk YLDRM abbia scelto proprio questa geografia per tracciare una linea netta nella sabbia della sua vita. Dalla cintura di Istanbul sono filtrate voci. Gökberk sarebbe salito su un aereo pochi istanti dopo aver chiuso un capitolo importante. La notizia della separazione dalla sua storica fidanzata non avrebbe avuto il fragore di uno scontro improvviso, si parlerebbe piuttosto di uno sfilacciamento lento, quell'epilogo che matura nel cuore molto prima di schiudersi sulle labbra. È partito non da turista in cerca di svago, ma da uomo in cerca d'aria. Un luogo dove respirare lontano dallo sguardo soffocante della stampa locale, un cielo invernale sotto cui camminare anonimo. Eppure il destino raramente lavora da solo. Nello stesso punto della mappa, in quei giorni di passaggio, anche Cemre Arda avrebbe salutato l'anno nuovo. La probabilità che due ex partner di scena, capaci di inchiodare milioni di occhi allo schermo con la loro alchimia, finiscano nella medesima città europea allo scadere dell'anno è infinitesimale. Eppure, eccoci qui. Sono stati i fan, storici silenziosi dell'era digitale, investigatori che analizzano i pixel come fossero impronte, a captare per primi l'anomalia. Un'increspatura iniziale, una sequenza di foto pubblicate quasi in contemporanea sui loro profili. In apparenza, nulla di incriminante. Cemre sorride radiosa sotto ghirlande dorate, il volto immerso nella gioia leggera della festa. Gökberk condivide una veduta sospesa nel blu pallido dell'inverno, assorta e minimalista. Nessun tag, nessuna menzione. Nessun appiglio evidente per un sistema di notifiche. Ma il diavolo, si sa, abita nei dettagli. Gli occhi più attenti hanno iniziato a sovrapporre gli sfondi. La curva particolare di una ringhiera in ferro battuto nella foto di lui rimandava all'estetica architettonica del post di lei, il riflesso ambrato di un lampione che in un'immagine giocava dietro un vetro, nell'altra si mostrava intero. Pietre irregolari a terra, il profilo riconoscibile di una torre dell'orologio in lontananza, perfino la qualità della luce. Tutto puntava alla stessa conclusione, non erano soltanto nella stessa città. Calpestavano le stesse strade, forse condividevano tavoli, separati soltanto dalla cornice di un obiettivo. E qui voglio fermarmi per porvi una domanda. Può succedere che due persone condividano un tempo e un luogo tanto specifici senza un piano? O vi sembra un lancio morbido, una scia di briciole lasciata con cura per i più attenti? Scrivetelo subito nei commenti. Siete squadra caso o squadra destino? Le vostre teorie alimentano questa casa.
E se apprezzate questo lavoro di lettura forense dei social, non dimenticate il vostro like, racconta all'algoritmo che la curiosità è viva. Per capire il peso di questo presunto riavvicinamento, serve leggere l'Atlante sentimentale che Gökberk YLDRM si è lasciato alle spalle. Fonti considerate vicine all'attore parlano di una separazione arrivata dopo un lungo processo di distanze accumulate, non uno scandalo esploso, ma differenze sovrapposte fino a rendere pesanti anche i giorni normali. È partito da Istanbul con il fardello di una relazione di anni giunta alla sua naturale fine. Questo contesto è decisivo. In uno stato simile, non si insegue il caos, si cerca la familiarità, quell'intesa che non ha bisogno di essere spiegata. È qui che la presenza di Cemre Arda trasforma una cronaca di viaggio in un possibile romanzo. I loro nomi sono intrecciati nella memoria collettiva da progetti che hanno fatto storia, eppure da tempo non dividevano un set. Le loro cerchie private hanno preso strade distinte. Proprio per questo, l'idea di un contatto in un momento fragile risuona come un tuono improvviso. In quel frangente, forse, Gökberk ha cercato un porto sicuro, qualcuno che conosca l'uomo dietro la fama. Il suono del silenzio, in questa vicenda, è la cifra più sorprendente. La scelta di tacere di Cemre non appare ferita, né difensiva. Le sue immagini raccontano cieli d'inverno e sorrisi liberi, quasi a dire, respiro meglio. Nessuna didascalia in codice, solo frammenti di luce. L'energia che sprigiona è quella di una donna consapevole del potere della quiete quando il mondo strilla. Anche il profilo di Gökberk ha abbracciato quella sottrazione elegante. Pochi scatti curati, una tavolozza di grigi e blu, una calma che non smentisce né conferma. Non serve aggiungere altro quando il non detto lavora per te. In un'industria in cui il rumore è moneta, il loro riserbo è un lusso. Una strategia, dicono gli osservatori, non per nascondersi, ma per proteggere la delicatezza di un istante prima che il brusio lo graffi con le sue congetture. L'ipotesi è chiara, qualunque cosa fosse. Resa dei conti gentile, riaccensione, o semplice grazia nello stare insieme, meritava di restare fuori dal mirino finché non avesse un nome. La trama si è ispessita quando gli amici in comune hanno cominciato a lasciare commenti che suonavano meno come chiacchiere e più come messaggi in codice. Un cuore qui, una stellina là, sotto i post di Capodanno. Non i complimenti generici dei conoscenti, ma cenni d'intesa. Nessuno ha cancellato, nessuno ha provato a smorzare. Anche questo è un messaggio. Forse un annuncio aspetta dietro le quinte, o forse si è scelta la via più sottile, lasciando che il pubblico arrivi da solo alla verità. I dettagli microscopici hanno mandato in estasi i seguaci più devoti, l'apparecchiatura quasi identica in due foto diverse, la piega di un tovagliolo, la forma del calice, il reticolo di un balcone che, una volta notato, non lo scordi più. Timeline cucite a mano, cerchietti rossi sugli angoli delle foto. Forse non è solo segreto. È un piccolo varco, una rivelazione soffice, che concede ai curiosi di capire mantenendo ai tabloid la scappatoia del forse no. Vista da fuori, quella trasferta sembra meno un'evasione scandalosa e più un pulsante di reset per entrambi. Per Gökberk, un modo per respirare senza il rumore di ciò che è finito, per riprendere il controllo del proprio tempo. Chi lo incontra di frequente racconta un uomo che, dopo la rottura, si è fatto più raccolto. Ma lì, in quella città avvolta da una luce lattiginosa, pareva togliersi un velo, il sorriso più largo, il passo più leggero. Parlava di un nuovo inizio non con fanfara, ma con la determinazione tranquilla di chi si è guardato dentro e ha deciso di avanzare. Per Cemre, il timing sembra altrettanto intenzionale. Viene da un periodo fitto, tra 7 impegni serrati. Si mormora che volesse questa tregua per riorientare lo spirito. Fermarsi un attimo prima di tuffarsi di nuovo nel frullatore del lavoro. Ma quando due persone in reset si muovono su orbite che combaciano così bene, la domanda ritorna: li spinge l'universo, o sono loro a tenere il timone? Ora che le feste sono alle spalle e la città che li ha ospitati ha ripreso il suo respiro ordinario, è ripartito un conto alla rovescia diverso, quello del rientro. L'aeroporto è da sempre il palco in cui le storie private inciampano nella luce pubblica.
È l'arena moderna della verità. Forse non li vedremo insieme. Forse usciranno da porte scorrevoli diverse a distanza di minuti, lo sguardo fisso, occhiali scuri, i piani al riparo. O forse, e qui il racconto cambierebbe faccia, basterà uno sguardo condiviso, una mano che indugia vicino a una schiena, o lo stesso veicolo ad attenderli, per riscrivere tutto. I sussurri di settore parlano chiaro, il prossimo snodo è imminente. E insistono su un punto. Non è stata una nottata dilatata in un racconto esagerato. Il viaggio, dicono, è durato giorni, cadenzato da mattine discrete e sere soffuse, strade percorse piano e conversazioni a bassa voce in ristoranti dove la privacy conta più del menù. Taxi, portoni, luci che si spengono in fretta. Nessuna leggerezza, nessuna sbavatura. È proprio questa cura, forse più di ogni altra cosa, ad aver convinto molti che quello che è scoccato meritava protezione. Sulle fanpage corre una nuova trama. Ciò che è iniziato tempo fa, tra set, storie e riflettori, potrebbe tornare in una forma più quieta e matura. Non un'esplosione, un ritorno. Non una confessione, un riconoscimento. E così la frase prende corpo: il 2025 sarà il loro nuovo inizio? È una battuta da poster, certo, ma aderisce a qualcosa di plausibile. Nessuno nel loro giro conferma. Nessuno smentisce. Sappiamo soltanto che le stesse luci di città si sono riflesse in due paia di occhi, e la stessa aria fredda ha traghettato due persone in un anno nuovo carico di parole non pronunciate. Che quelle parole diventino un patto privato o un capitolo pubblico è ciò che tutti aspettano di capire. Il brusio dice che, una volta a Istanbul, torneranno al lavoro come se nulla fosse, letture di copione, riunioni, l'orologio della produzione. Ma le domande non si fermeranno alla porta dello studio. Basteranno una foto, un'auto condivisa, due tazze di caffè vicine sul tavolo trucco per far ripartire la giostra. Per ora la storia vive nelle sovrapposizioni. Le vedute che combaciano. Gli orari degli upload. I sorrisi morbidi e le didascalie senza fretta. La terra non trema quando due vite si riallineano in silenzio. Ma l'aria cambia, e lo senti sulla pelle. Così aspettiamo, osservando soglie e timeline, in attesa del segnale che trasformi il sussurro in realtà. Fino ad allora, questa è la stagione dei quasi e dei forse, ed è proprio questo a renderla irresistibile. Prima di salutarci, voglio la vostra previsione: nel 2025 annunceranno la relazione, o lasceranno che resti un enigma bellissimo? Ditemelo nei commenti. Non dimenticate di mettere mi piace, iscrivervi a Celebrita dalla Turchia e unirvi al nostro cerchio membri per retroscena e indizi esclusivi. Finché non cadrà il prossimo indizio, tenete gli occhi aperti. Qui è Celebrita dalla Turchia. Grazie per averci seguito.